Ciao ragazzi, SHH Shifter versione Torn, ultimo modello di cambio ad H e sequenziale. Avevo già recensito il modello precedente, vediamo quali sono state le novità apportate al loro gioiellino. Come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare dell'SHH Shifter versione Torn. All'interno del loro shop potete scegliere diverse versioni a seconda del sistema che vorrete utilizzare per poterlo montare. Nella versione base vi verrà fornito con questa basetta. Ha già i fori che sono già compatibili con quelle che sono le misure del cambio Fanatec, sicuramente compatibili con molte piastre già esistenti in tantissime postazioni. E i fori da 6 mm che ci sono nella piastra sono già prefilettati, quindi potrete andarli a montare appoggiato sulla piastra dal basso verso l'alto. In realtà ci sono anche altri due fori passanti da 8 mm che consentono anche di essere tranquillamente montato su un normale profilato. Entrambi i sistemi consentono un montaggio molto serrato del cambio. Su questa piastra c'è un piccolo basso rilievo che mostra il cambio nelle 7 marce più retromarcia. Molti dei particolari di questo cambio sono in stampa 3D e, come anche nel precedente modello, devo dire sempre di ottima qualità. Questa basetta poi si andrà a montare nella parte sotto, ci sono i 4 fori con delle viti svasate e andrà a fare corpo unico con il cambio. È possibile montarlo anche nella parte frontale. Come vedete ci sono tantissimi fori che con una staffetta L consente un montaggio veramente in qualsiasi postazione. Naturalmente, se ci sono esigenze particolari, andate a vedere nel loro sito il sistema più adatto a voi. All'interno della confezione troverete due pomelli, uno di questa forma per il cambio ad H e un altro di quest'altra forma che potete utilizzare come manopola per il cambio sequenziale. Il cambio ha un'altezza totale variabile, in questo caso è 26 cm, ma il sistema di montaggio vi faccio vedere, consente con questa brugolina posta sull'asta con il sistema di montaggio di poter spostare più in alto o più in basso il pomello del cambio, e questo ancora per andarvelo a regolare ancora più di fino secondo le vostre esigenze. Parliamo poi di materiali. Per quanto riguarda l'asta, è in metallo CNC 8 mm. La parte esterna del cambio è in stampa 3D e, come sempre devo dire, di ottima qualità. Personalmente la trovavo già ottima nel modello precedente. E nella parte frontale, come vedete, c'è lo stemma SHH Shifter. In questo caso è una stampa con resina colorata davvero molto bella. C'è poi nella parte sotto il basso rilievo SHH Shifter e Torn, il modello del cambio stesso. Va a cambiare esteticamente la parte della piastra del selettore ad H, che adesso diventa di carbonio. Ci sono poi diverse tipologie di piastre, in questo caso è un 6 marce più retromarcia, ma si può arrivare fino a un 7 marce più retromarcia. Le piastre in più sono optional. Per quanto riguarda invece il meccanismo interno, parliamo sempre di molte componenti fatte in metallo. In questo caso alcune parti mobili sono in un materiale che si chiama POM, policetale. È una tipologia di plastica che si può lavorare al CNC e che consente una robustezza allo stress, soprattutto in questo caso, che sicuramente deve essere mobile più e più volte, maggiore rispetto alla stampa 3D che veniva utilizzata nel precedente modello. Andiamo a rimontare il pomello. Tento di farvi vedere il feeling del cambio. Non è rumoroso per niente. Come livello di forza per spostare il cambio dalla posizione statica in avanti o indietro parliamo intorno ai 2,5 kg.
In realtà ci sono delle viti frontali e dietro che possono andare a indurire, ad ammorbidire. In realtà le ho cambiate, ma a livello di forza, andando poi a fare dei test, non ho trovato grande differenza. Però rispetto anche al modello precedente, personalmente l'ho trovata più secca nella tipologia di movimento. In più è migliorato l'aspetto della molla che riporta al centro. Altro aspetto migliorato tantissimo è l'innesto della retromarcia. Come vedete adesso, la parte dello schema crea un blocco meccanico per l'inserimento della retromarcia, cosa che invece nel modello precedente poteva capitare, se non eravate ben abituati a quel genere di movimento, di inserire per sbaglio una marcia sbagliata. In questo caso l'inserimento della retromarcia è sempre molto semplice, ma dovete fare un movimento di questo tipo. Sicuramente sotto l'aspetto di guida e possibilità di errore c'è stato un passo in avanti. Naturalmente il meccanismo di innesto marcia funziona sempre con una sorta di pressore che dona questo genere di feeling, molto simile, non identico, ma a tantissimi altri prodotti di questo genere. A livello di elettronica, in questo caso per i singoli innesti abbiamo dei sensori di Hall, quindi totalmente esenti da polvere e da particolare manutenzione. Per quanto riguarda la scheda, si trova nella parte bassa e c'è da questa parte il foro per l'USB che poi andrete a collegare al PC. Verrà fornito all'interno della scatola il cavo di connessione. Come vi ho detto, però, questo è anche un cambio sequenziale. Per lo switch a sequenziale, molto interessante, si preme, si ruota un pochino, molto piacevole, ragazzi. Proprio quel feeling un pochino più secco che già ritrovavo nel cambio ad H sul sequenziale offre una bellissima sensazione. In più, altro miglioramento rispetto al precedente modello, che una volta fatta questa selezione, l'asta rimane bloccata nella parte centrale. Non serve quindi modificare la piastra per dargli la guida nell'innesto della marcia superiore e marcia inferiore. Naturalmente, se volete, andate anche a sostituire il pomello. Ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Per quanto riguarda poi i pomelli, sono in stampa 3D e poi rivestiti in una sorta di gomma molto piacevole al tatto, però devo dire che tende un po' a raccogliere polvere e residui di pelle, in linea comunque anche con il materiale di cui era fatto il precedente modello. Quando vorrete poi utilizzarlo in sequenziale, c'è questo piccolo selettore che dovrete spostare da funzione ad H a funzione sequenziale. Come la maggior parte dei cambi, in realtà dal nostro PC verrà riconosciuta come periferica SSH shifter e non ha bisogno di particolari regolazioni. Viene direttamente riconosciuto da Windows in tutte le sue posizioni e quindi poi dovrete soltanto configurarlo all'interno dei vostri giochi. Penso di avervi detto tutto per quanto riguarda le caratteristiche del cambio. Arriverei alle conclusioni finali e non posso che non nominare subito il suo prezzo: 109 euro. Per un cambio H sequenziale dal feeling davvero bello. Probabilmente è il cambio combo di qualità meno costoso che c'è sul mercato. Personalmente, come feeling superiore a quello che può essere un TH8 shifter o quello che potrebbe essere il cambio del G29, del G27, a livello proprio di feeling nella cambiata, il sistema a pressori secondo me è il sistema migliore. Naturalmente ci sono cambi che costano di più, ci sono cambi superiori. Diciamo che come prezzo è uno dei più bassi nel genere che offre questo genere di feeling. Molti altri brand e cambi che hanno dei feeling paragonabili a questo costano praticamente dal doppio in su. E entriamo poi nel feeling durante la guida. Per quanto riguarda sia il cambio ad H che sequenziale, non hanno mai sbagliato una marcia. Questo soprattutto derivante dal rinnovato design della piastra, che adesso blocca totalmente i movimenti nel sequenziale in quella modalità, e anche nella modalità d'H la nuova piastra che blocca il movimento
rende in questo caso impossibile sbagliare nel passaggio che prima era un pochino più complesso, quello dalla quarta alla quinta marcia. Naturalmente per gli amanti del cambio ad H, ma anche a quello sequenziale, non posso che consigliare questo prodotto, ripeto, soprattutto al prezzo a cui viene venduto. Naturalmente andate nello shop e scegliete il supporto più adatto a voi. Fatemi sapere nei commenti se possedete già questo modello, il modello precedente, e naturalmente cosa ne pensate della recensione e di questo prodotto. Ringrazio sempre SHH Shifter per credere nel mio canale e recensire ogni volta tutti i suoi nuovi modelli. Ragazzi, un grazie anche a voi, ci vediamo alla prossima, ciao!